Marghera è una località del comune di Venezia, però non fa parte della bella Venezia, fa parte di una Venezia nascosta, una Venezia che non si vede perché inombra il campanile di San Marco. Una Venezia che merita di essere raccontata. Benvenuti su Wandering Where. Che spuzza freschino. È una città industriale e portuale nata nei primi del Novecento per permettere a Venezia di tenersi al passo con gli altri porti del Mediterraneo, in quanto il centro storico non disponeva più di ulteriori spazi edificabili. Le prime industrie, principalmente incentrate sui settori metallurgico e chimico, sorsero nel 1917, con l'intento di creare nuovi posti di lavoro e di localizzare importanti impianti in prossimità di futuri attracchi navali. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il porto, essendo un obiettivo sensibile, venne bombardato più volte, frenandone le attività produttive e purtroppo coinvolgendo anche gli abitanti della zona. Nonostante le macerie avessero preso il posto delle industrie, la produzione riuscì a ripartire e negli anni 50 Porto Marghera divenne uno dei poli industriali più conosciuti del paese. All'apice della sua storia, 1971, tutto l'insediamento industriale è arrivato ad avere 200 aziende che impiegavano 35.700 persone. Ad oggi, compreso anche il cantiere navale di Marghera di Fincantieri, risultano impiegate 13.500 persone. Il declino di Porto Marghera è stato scaturito dal fatto che la classe dirigente dell'epoca ha preferito puntare sullo status quo, mantenendo certamente inalterato il livello occupazionale, ma non richiedendo alle imprese ulteriori investimenti. A ciò si sono poi aggiunte l'austerity e le normative ambientali più stringenti, unite ad una crescita delle rivendicazioni sindacali e quindi ai fenomeni di delocalizzazione. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, nel suo Territorial Reviews Venezia Metropoli, fa infine notare come negli anni 60 i paesi fornitori delle materie prime inviate a Marghera per essere raffinate abbiano iniziato a costruire sul proprio suolo gli impianti per questo genere di lavorazione, contribuendo alla crisi del petrolchimico. Attorno a noi il degrado e l'incuria si stanno diffondendo in maniera endogena. Edifici abbandonati, fabbriche sverniciate e fatiscenti sembrano aver preso il possesso della città. Una città fantasma di se stessa. Si è voluto fare il massimo col minimo costo, ma poi il costo è stato altissimo. Il mito della ricchezza facile è un febbrone che ha il potere di distruggere l'organismo, e questo territorio è stato incrostato di stabilimenti che ora sono vuoti. L'orrore sembra essersi impadronito del paesaggio e della storia, solo la poesia che qui si nasconde sembra fare opposizione. Cos'è del resto questa natura devastata e desolata? Cos'è questo paesaggio alienato ed alienante, se non il prodotto delle azioni umane? Cos'è l'insieme di queste azioni se non la storia? La stessa storia che hanno vissuto città come Londra e Parigi nella seconda metà dell'Ottocento durante le rivoluzioni industriali. Da un paesaggio prevalentemente agricolo si è passati ad un sistema industriale, sconvolgendo così l'assetto sociale. La città sorse in modo caotico, provocando condizioni di vita spesso malsane. Furono i pittori impressionisti ad immortalare queste città che stavano cambiando, a raccontarle visivamente. Rappresentarono ferrovie, fabbriche con i loro fumi, porti e luoghi riconoscibili da un pubblico borghese che distaccava sempre più il proprio gusto da quello classico che ancora veniva esposto nei salon parigini. Riuscirono con le loro opere a cogliere la bellezza della modernizzazione ed il fascino celato dietro i fumi delle ciminiere. Marghera però non è solo desolazione, il futuro di Marghera punta a risplendere. La zona industriale guarda sempre più ad un'ottica di sviluppo sostenibile che rispetti l'ambiente e che al tempo stesso salvaguardi l'occupazione. A partire dal 1998, in base all'accordo di programma sulla chimica, sottoscritto da imprese, sindacati e dai ministeri dell'ambiente, sono stati realizzati nell'area interventi destinati a riqualificare gli impianti dell'industria locale, per accrescerne la produttività e mettere a punto investimenti a favore del rispetto di norme di sicurezza e della tutela ambientale, soprattutto mediante la riduzione delle emissioni di gas nocivi e l'adozione di tecnologie produttive più ecocompatibili.
Marghera rappresenta inoltre un significativo punto di incontro fra imprenditori, università e istituti di ricerca, nel quadro di una riqualificazione non solo delle attività produttive. In quest'ottica è stato costruito il VEGA, Venice Gateway for Science and Technology, un parco scientifico-tecnologico che ospita molte aziende, soprattutto nel settore della green economy. In più collabora con le università Ca' Foscari e UAV per favorire l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro. Il 23 ottobre 2018 è stato firmato a Roma, nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico, l'accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa del territorio del Comune di Venezia. L'accordo promuove, tramite lo stanziamento di 27 milioni, la promozione di iniziative imprenditoriali per la riqualificazione del tessuto produttivo esistente e l'attrazione di nuovi investimenti, anche finalizzati alla diversificazione produttiva e al reimpiego dei lavoratori. Per Luca Zaia l'accordo pone le basi per la creazione di interventi volti a migliorare il tessuto economico e industriale della città di Venezia e Porto Marghera. Simo, posso dirti una cosa? Dimmi Brugni. Certo che è proprio un posto di merda.